Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi ho preparato una torta per la festa della mamma a forma di cuore. Ho preferito preparare la pasta biscotto in una teglia abbastanza grande, ma puoi preparare anche il pan di Spagna in una tortiera diametro 20 a forma di cuore. La crema è semplicissima, una crema al mascarpone con panna. La bagna è altrettanto semplice con le fragole e un po' di limoncello e le decorazioni favolose. Fragole a forma di cuore, pasta biscotto e cuoricini al cioccolato. Vieni con me in cucina e prepariamola insieme. Ho ben lavato 200 g di fragole, le taglio a pezzettini. Una volta tagliate le metto in una padella, aggiungo 50 g di zucchero, 50 g di acqua, il succo di mezzo limone. Porto il tutto sulla fiamma e faccio cuocere per 5-6 minuti. Una volta cotte le trasferisco in un contenitore, poi le vado a mixare con un mixer ad immersione. Le passo al setaccio per togliere i semini fastidiosi. Aggiungo un cucchiaino di limoncello, questo è il mio fatto in casa, trovi la ricetta sul canale. A questo punto metto via il tutto e preparo la pasta biscotto. Rompo in un'ampia terrina 5 uova medie a temperatura ambiente. A temperatura ambiente così monteranno meglio. Metto un pizzico di sale, 120 g di zucchero e inizio a lavorare il tutto con lo sbattitore elettrico perlomeno per 7-10 minuti. Il composto dovrà triplicare di volume. Ed ecco che il composto scrive, se lo lascio cadere rimane sopraelevato. Grattugio la scorza di limone non trattato, setaccio 120 g di farina 00 una prima volta. Poi la setaccio nuovamente in piccole dosi aggiungendola alla montata delle uova e mescolo con una frusta dal basso verso l'alto delicatamente per non smontare il composto. Questa operazione va fatta rigorosamente a mano perché se usi uno sbattitore elettrico andrai a smontare tutta l'aria che abbiamo creato e la pasta biscotto non risulterà soffice ma gommosa. Ecco che l'impasto è pronto, non ha perso il volume iniziale, quindi significa che ho fatto un bel lavoro. Imburro una teglia 35x45. La funzione del burro è quella di tenere ferma innanzitutto la carta da forno e successivamente, dopo la cottura, farà staccare bene la pasta biscotto. Faccio aderire la carta forno e poi ci distribuisco l'impasto. Lo livello bene e sono pronta per infornare. Il forno dovrà essere già caldo statico a 200 gradi e tengo in cottura la pasta biscotto per 8 minuti. Ecco la pasta biscotto pronta, la capovolgo subito su un foglio di carta forno che ho disposto sul piano di lavoro. Con delicatezza elimino la carta forno. Adesso adagio sulla pasta biscotto uno stampo a forma di cuore delle dimensioni di 20 cm. Andrò a ricavare 2 basi intere e la terza con gli avanzi della pasta biscotto. Preparo la crema con 500 g di mascarpone, dovrà essere ben freddo di frigorifero,
Ci aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, questo è il mio fatto in casa, trovi la ricetta sul canale. Ci metto 50 grammi di zucchero a velo ed inizio a lavorare il tutto. Aggiungo 400 grammi di panna già zuccherata piano piano a filo e continuo a montare. Il risultato finale sarà una crema bella densa. Una volta che la crema sarà pronta, ci aggiungo un po' di purea della bagna e mescolo il tutto. Posso assemblare la torta, sporco intanto il vassoio e ci adagio la prima base a forma di cuore. La bagno con la bagna alle fragole. Invece di spalmare la crema sul cuore, la sistemo all'interno di un sac à poche e vado a formare tanti ciuffetti di crema. Faccio questa operazione per avere uno strato di crema più alto tra una base e l'altra. Ad ogni modo, se vuoi, puoi anche spalmarla con una spatola. Metto il secondo strato, quello che ho formato con i ritagli della pasta biscotto, poi lo bagno con la bagna e lo farcisco con altrettanta crema al mascarpone. Metto l'ultimo strato di pasta biscotto, lo bagno con la crema alle fragole e poi stucco tutta la torta sui bordi. Ma prima di stuccarla sui bordi metto della carta da forno sul vassoio per non sporcarlo. Per le decorazioni ho scelto un beccuccio piatto. Andrò a fare delle strisce tipo onde su tutta la superficie della torta. Ovviamente le decorazioni puoi sceglierle tu, puoi farla come preferisci. Una volta decorata creo dei cuoricini con la pasta biscotto usando uno stampino per biscotti. Faccio la stessa cosa con le fragole e poi finisco di decorare la torta con dei cuoricini al cioccolato. Metto la torta in frigorifero fino al momento di servirla. Ed ecco la torta per la festa della mamma in tutto il suo splendore. Guarda che meraviglia! Il taglio è perfetto ed il sapore ti conquisterà. Spero che la ricetta ti sia piaciuta. Un abbraccio, a presto!